Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 37. Questa è l'ottava puntata della seconda stagione e vi consiglio di vedere tutto fino alla fine perché c'è un colpo di scena veramente inaspettato. Can, dopo aver dimostrato a Sanem che Igit è una persona falsa, è assalito dal dubbio che lei, ancora una volta, non gli creda. Ma Sanem, dopo avergli ribadito la sua fiducia, improvvisamente lo bacia, dissipando così tutte le sue paure. Quando si staccano, Sanem subito si scusa, dicendo che non capisce come le sia successo e attribuendo la colpa ad un'insolazione. Poi scappa, mandandogli dei baci da lontano e lasciandolo molto confuso. È sera e Gian è a casa con Aziz, che vedendolo pensieroso ne chiede il motivo. Gian gli dice che pensa al mare, che quando si crede di conoscerlo e di poterlo controllare ti sorprende sempre, e anche se hai paura e sei stupito non puoi allontanartene perché è una grande passione. Aziz capisce subito che il mare è una metafora che indica Sanem e continua il gioco dicendo che è facile navigare quando il tempo è buono, ma che è difficile condurre la nave fuori dalla tempesta. Il mattino seguente Sanem non vede Gian e si chiede dove sia. Poi felice annuncia a tutti di aver finito la bozza del secondo libro perché aveva una buona ispirazione, al che Deniz le chiede se è successo qualcosa tra lei e Gian, ma in quel momento arriva Yuma che le consegna una lettera da parte di Igit e se ne va. Sanem entra in casa e apre la lettera, nella quale Igit si scusa con lei dicendole di aver perso il controllo da quando se ne è innamorato e che non avranno più contatti perché lui sta tornando in Canada e lei lavorerà direttamente con l'editore americano. Deren, mentre tutti stanno lavorando, si lamenta dell'assenza di Gian e allora Sanem, che teme che lui se ne sia andato, non riuscendo a contattarlo, lo va a cercare. Poi, temendo che possa essergli successo qualcosa, entra in casa sua. Lui non c'è, ma le sue cose sono lì, quindi capisce che non se n'è andato. Arrivano Miribat e Aziz, che lo stanno cercando anche loro, e Aziz le dice di averlo visto molto turbato la sera precedente, al che Miribat le chiede se sia successo qualcosa tra lei e Gian. Sanem però non risponde e se ne va via di corsa. Miriban allora dice ad Aziz che il figlio ha fatto impazzire Sanem, ma lui le risponde che è l'amore che è pazzia. Arriva Leila e subito Sanem la porta nel suo laboratorio per parlarle. Le racconta di aver baciato Gian, di averlo poi respinto e di essere fuggita. Adesso è molto confusa e anche preoccupata perché non riesce a trovarlo. Leila, scioccata, le dice che non capisce come abbia potuto fare una tale sciocchezza, al che Sanem risponde che non sa come sia successo, ma che adesso ha paura che lui se ne vada. Raggiunge poi gli altri che stanno lavorando, ma è sempre più agitata, pensando che con Gian sia tutto finito, e quando all'improvviso lo vede arrivare, gli corre incontro e lo abbraccia. Gian è molto affettuoso e la accarezza, ma quando si accorgono che tutti li guardano sorpresi e curiosi, si staccano e Sanem inventa una scusa per giustificarsi. Gian la asseconda e li informa che lui e Bulut hanno definitivamente risolto tutti i problemi inerenti alle creme. Sanem lo abbraccia nuovamente tra l'ilarità di tutti, poi racconta di Igit che si è trasferito in Canada e che lei lavorerà direttamente con l'editore, al che abbraccia di nuovo Gian. Deren a sua volta annuncia che hanno una campagna pubblicitaria da preparare e tutti si mettono al lavoro entusiasti. Intanto Yuma, andando via dalla tenuta, sostiene di essersi fatta male alla caviglia e si piazza a casa di Aziz, facendo di tutto per irritare Miriban. Arriva in visita il patrigno di Miriban, che si presenta come un uomo brillante e benestante, che fa subito colpo su Yuma e si offre di accompagnarla a casa. Deren illustra la nuova campagna pubblicitaria che devono realizzare e che tratta di gare tra yacht, al che invita Gian a parlare delle sue esperienze sul mare. Lui le risponde che il mare per lui rappresenta l'avventura e la sua libertà. Sanem rimane molto colpita da questa risposta e diventa pensierosa.
È sera e Sanem si ritrova con Mihriban e le dice che Gian ha venduto la sua barca per lei, per dimostrarle che vuole rimanere, e quindi la colpa è sua se lui ha venduto la sua anima. Mihriban le risponde che l'Albatros è entrato dentro una gabbia per amore suo e suggerisce a Sanem di aprire la gabbia e lasciarlo volare, perché se lui è veramente il suo Albatros, tornerà da lei, non in una gabbia, bensì sulla sua spalla. Sanem risponde che lei lo vuole nel suo cuore. Il mattino seguente è Gian che cerca Sanem, ma non riesce a trovarla né a contattarla per telefono e si preoccupa. Arriva Emre e subito Gian si lamenta di non riuscire a trovare Sanem e gli parla del loro bacio, al che lui gli dice che probabilmente Sanem è molto confusa, che lui sta affrettando i tempi perché lei ha sofferto tanto per la sua assenza. Gian risponde che lo sa e che agirà solo mosso dal grande amore che prova per lei. Arriva Aziz, che dice a Gian di seguirlo e lo conduce al porto dove trova Sanem e gli altri che lo stanno aspettando. Gian nota subito la sua barca attraccata al molo e chiede spiegazioni a Sanem, che sorridendo gli dice che la barca è ancora sua perché lei gliel'ha ricomprata grazie ad un anticipo datole dal suo editore. Gian, sorpreso e perplesso, le chiede di parlare e le dice che non accetta il suo regalo perché non ne ha bisogno. Sanem gli risponde che lui ha venduto la barca per non lasciarla, ma che la barca rappresenta la sua anima, la sua libertà e che lei non vuole che lui cambi per lei. Per questo gli vuole restituire la sua libertà. È sera e Sanem sta in giardino a scrivere il suo libro quando Gian la raggiunge, le siede accanto e lei gli chiede se ha accettato la barca. Gian risponde che ha accettato e che non le farà più del male. A questo punto arriva una videochiamata di Mekbe e Nihat, che quando si accorgono della presenza di Gian vicino alla loro figlia si arrabbiano, temendo che possano fare pace. Poi Gian e Sanem si abbracciano e lei lo ringrazia perché con lui non è più triste. Allora Gian le dice che da quel momento la barca non si chiamerà più solo la barca di Gian, ma la barca di Gian e Sanem, e sarà la loro imbarcazione. Poi la bacia. Più tardi Sanem si addormenta tra le braccia di Gian e lui la sente parlare dei loro 3 bambini, proprio come nel sogno che aveva fatto Gian. Il mattino seguente Gian e Sanem stanno facendo colazione e mentre ridono e scherzano arriva JJ che li avverte che stanno per arrivare dei nuovi clienti di una famosa ditta di tessuti. Deren subito riunisce tutti per preparare l'incontro, mentre Gian e Sanem si guardano costantemente negli occhi, chiusi in un mondo tutto loro. JJ e Muzo sono incaricati di piantare dei cartelloni indicanti la direzione dell'agenzia, però litigano e piantano i segnali in modo errato. Naturalmente i clienti tardano e quando finalmente arrivano sono inseguiti da un cane e sporchi di fango. Tutti cercano di scusarsi e rimediare, ma i clienti se ne vanno arrabbiati. Aziz a questo punto dice che quello non è il posto adatto ad un'agenzia, che lui ha sostenuto il progetto solo per riunire Gian e Sanem, coinvolgendoli nel lavoro. Ora che hanno fatto pace, lui ha raggiunto il suo obiettivo e può cedere le sue quote dell'agenzia e ritirarsi. È sera e Gian e Sanem si trovano abbracciati sulla loro barca e Gian le dice di aver pensato solo a lei, quando arriva una videochiamata di Mekbe e Nihat, che si arrabbiano molto nello scoprire che stanno insieme, tanto da ordinare a Sanem di tornare subito a casa. Gian e Sanem invece continuano ad abbracciarsi e Gian le propone di partire insieme per le Galapagos il prima possibile e che con la loro barca potranno fare il giro del mondo. Sanem è felice ma perplessa perché pensa alla reazione dei suoi genitori, ma pensa anche a ciò che era successo quando l'anno prima aveva rifiutato la stessa proposta. Allora Gian le dice che staranno via 2 anni, durante i quali lei scriverà il suo libro e lui scatterà foto. Poi torneranno con 3 regali, Deniz, Ildiz e Ates, i loro 3 bambini, e si sposeranno. Sanem, felicissima, accetta e lo abbraccia.
Il mattino seguente, mentre a casa Aydin stanno facendo colazione, arrivano Gian e Sanem che, tenendosi per mano, annunciano di aver fatto pace e che partiranno per un giro intorno al mondo. La reazione dei genitori è molto negativa, soprattutto di Nihat, che si sente male e nega alla figlia sia il permesso di sposarsi che di partire. Sanem è molto triste e va a parlare con il padre. È un colloquio molto doloroso, con Nihat che le ribadisce che non accetterà mai il suo progetto e che ha paura che Gian la faccia soffrire di nuovo. Poi le dice di lasciarlo solo e che lui non andrà a salutarla. Gian allora le chiede se vuole ripensarci, ma Sanem gli risponde che non vuole rinunciare come aveva fatto l'anno prima, che vuole stare con lui anche se così è molto difficile, ma che quando staranno in mare troverà il modo di alleviare il dispiacere. Quando tornano alla tenuta, Gian e Sanem trovano ad aspettarli l'amministratore delegato della Woman Art Cosmetics, che propone loro di vendergli il brevetto delle creme e fa un'offerta milionaria. Unica condizione è la presenza di Sanem durante la produzione. Gian e Sanem rifiutano perché stanno partendo per un viaggio di 2 anni, ma se dopo quella data la proposta sarà ancora valida, la valuteranno. L'amministratore, molto deluso, risponde di avvisarlo nel caso cambiassero idea. In serata è stata preparata una festa per salutare Gian e Sanem, che partiranno la mattina seguente. È presente anche Yuma, che si dice felice. Mancano solo Mekbe e Nihat e ciò rende molto triste Sanem. Comunque l'atmosfera è allegra e tutti li salutano festosi. Poi vanno a dormire su un'amaca in un angolo molto romantico che Gian ha preparato per Sanem vicino al molo, da dove partiranno l'indomani molto presto. Prima di dormire fanno tanti progetti. La mattina seguente, quando Gian si sveglia, vede che Sanem è molto triste per i suoi genitori e allora le propone di tornare da loro per riconciliarsi prima di partire. Sanem accetta felice. Mentre si trovano in macchina per andare dai genitori di Sanem, lei è molto silenziosa. Allora Gian la rassicura, dicendole che otterranno il consenso dei suoi genitori, che capiranno quanto lui la ama e che non la ferirà più. Mentre le parla, le prende la mano e la fissa negli occhi, ma proprio in quel momento di distrazione di Gian una macchina sopraggiunge a tutta velocità e gli coglie in pieno, causando un incidente. Sanem viene sbalzata fuori dall'auto, che nel frattempo è andata in pezzi. Lentamente la ragazza riprende conoscenza e, nonostante sia coperta di ferite, cerca subito Gian. Rientra in macchina e lo trova ferito e senza conoscenza. La puntata si chiude e ci lascia sconvolti per l'inaspettato colpo di scena e ci regala un'altra magistrale interpretazione del dolore da parte di Demet Özdemir, l'attrice che interpreta Sanem.